Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutorial, ben ritrovati sul mio canale. Argomento del giorno ragazzi proviene da una delle vostre richieste. Narkviz, come faccio a realizzare una tavola con un cartiglio personalizzato in cui magari dentro ho dei parametri che voglio poi all'interno del progetto cambiare di volta in volta? Ve lo mostro subito ragazzi, andremo a realizzare un cartiglio di questo tipo, come quello che vedete all'interno della figura che è appena apparsa all'interno del tutorial. Prima di iniziare però vi chiedo di iscrivervi al canale ragazzi e di attivare la campanellina per restare aggiornati su tutti i nuovi contenuti. Vi prego ragazzi, questo mi aiuterebbe tantissimo con l'algoritmo di YouTube. Sostenetemi. Ho realizzato un semplicissimo A2, quindi con delle dimensioni di 59,4 x 42 di altezza, in cui vedete ho realizzato un cartiglio all'interno del quale è presente anche il mio logo. Vi mostrerò poi come è possibile aggiungere immagini. E vi dicevo un cartiglio in formato A4 in modo poi da consentire alla persona che lo andrà a stampare di piegarlo e di rendere visibile soltanto il formato A4 che rappresenta poi la copertina della tavola. Ma procediamo subito ragazzi e vediamo come è possibile realizzare un cartiglio di questo tipo. Quindi andrò a chiudere la famiglia che rappresenta il risultato finale che dovremo raggiungere salvandola e andrò a chiudere anche questo file di progetto. Mi reco qui nella sezione famiglie e vado a dire a Revit di aprire un nuovo template di famiglia. Nello specifico mi serve un template cartiglio, quindi mi reco in questa cartella qui e vado a scegliere A2 metrico e dico a Revit di aprire la famiglia. Vedete ragazzi, la 2 si presenterà con queste 4 linee di cartiglio che rappresentano il vostro A2, le dimensioni del vostro A2. La prima cosa che andrò a fare sarà scegliere il comando offset e con una dimensione di circa 210 mm andrò a realizzare un offset del bordo destro verso l'interno di circa appunto 21 cm. Questo perché voglio realizzare adesso la copertina che rappresenterà il fronte del mio foglio A2 nel momento in cui verrà piegato. La seconda operazione sarà realizzare dei bordi interni, quindi ancora col comando offset. Ragazzi, nulla vi vieta di scegliere nella sezione crea, nella scheda crea, il comando linea e disegnare all'interno del vostro A2. Io mi trovo molto più a mio agio col comando offset, quindi andrò a digitare qui all'interno della casella 5 mm e vado a realizzare appunto, vedete, un offset del bordo esterno verso l'interno di circa 5 mm. Lo stesso andrò a fare qui sulla linea sinistra della mia copertina e ancora una volta sul bordo destro del mio A2. A questo punto non devo fare altro che col comando riduci estendi più elementi andare a correggere queste imperfezioni. Quindi seleziono per esempio il bordo inferiore, il bordo interno, per portarlo, per realizzare un angolo più pulito e procedo poi con la realizzazione della linea superiore della copertina. Quindi scelgo ancora una volta il comando offset e aggiungendo nella casella un valore di circa 29,7, quindi 297 mm, vado ad offsettare la linea, vedete la linea, il bordo inferiore del foglio verso l'alto. Vado a riscegliere riduci, estendi più elementi e correggo anche in questo caso l'allineamento superiore. A questo punto ragazzi non devo fare altro ancora una volta di scegliere il comando offset e di continuare con l'offset dei miei bordi. Quindi qui ho i miei 29,7 cm, quindi vado ancora una volta verso il basso, un altro offset verso l'alto e anche qui in alto andrò a realizzare un offset di questo tipo. Poi riprendo il comando riduci estendi elementi, anche in questo caso vado a correggere gli allineamenti. Off topic, velocissimo off topic sul comando riduci estendi elementi, devo prima selezionare la linea, il mio riferimento diciamo, e poi la linea che voglio allungare o accorciare. Quindi mi dispongo col cursore del mouse dalla parte della linea che voglio mantenere e vedete Revit vi realizza l'allineamento o l'estensione, come volete definirla. Vado allo stesso modo a correggere questa parte qui. Per quanto riguarda questa zona qui andrò a realizzare qualcosa di questo tipo. Vado a selezionare la linea più interna della parte dove inserirò le mie viste
ed estendo la linea, questa linea qui. Allo stesso modo andrò a realizzare un'estensione in questa parte qui. Poi prendo il comando dividi elemento e vado a dividere questa linea qui in modo da poter estendere o ridurre, vedete, le due parti che ho appena diviso. Allo stesso modo realizzo qualcosa di simile anche da questo lato qui e vado a ridurre le linee. A questo punto, ragazzi, andrò ancora una volta il comando offset a realizzare un offset di circa 80 mm, quindi 8 cm di questa linea qui e di quest'altra linea qui. Vado poi ad estendere questa linea fino al bordo superiore della copertina e all'interno di questo quadrato andrò a realizzare un cerchio all'interno del quale inserirò il mio logo. Voi potete utilizzare il vostro logo o qualunque altra immagine che ritenete sia significativa, rappresentativa del vostro progetto o comunque di chi ha realizzato la tavola stessa. Quindi vado nella scheda crea a utilizzare in realtà il comando linea che finora non abbiamo mai utilizzato, oppure col comando offset ancora una volta a realizzare un offset della metà di questo valore, quindi di 80, in modo da ottenere due assi la cui intersezione rappresenterà il centro del mio cerchio. In questo modo qui vado a realizzare qualcosa di questo tipo. Non dovrò fare altro adesso che liberarmi di queste linee di costruzione, anche di questa verticale, e con il comando ancora una volta riduci estendi elementi andrò a scegliere prima il cerchio e poi questa linea qui superiore e poi la linea, nuovamente il cerchio e questa linea laterale verticale. Lo stesso andrò a fare per quanto riguarda questa linea qui, quindi scelgo il mio cerchio, seleziono il mio cerchio e riduco la lunghezza della linea. A questo punto andrò a realizzare una linea nel mezzo, vedete questo è il punto diciamo del quadrante che rappresenta la metà della mia stringa superiore, una linea di questo tipo, e in modo che realizzerò qui nella parte superiore un parametro di testo, quindi un testo etichetta che rappresenterà il nome del mio progetto, e qui in basso magari il progettista, in questo caso Narkviz, e qui in basso andrò a realizzare una serie di linee all'interno, quindi di righe, all'interno delle quali inserirò altri dati come il numero della tavola, disegnato da, controllato da, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi dispongo nella parte bassa, realizzo questa linea e vado col comando offset a realizzare una serie di offset di circa, non so, proviamo con 1 centimetro, quindi 10 mm, in questo modo qui, in modo da inserire poi le varie informazioni. A questo punto, ragazzi, nella scheda crea andrò a realizzare dei testi etichetta e dei testi. Un testo etichetta è sostanzialmente, ragazzi, un parametro che può essere di volta in volta modificato a seconda di quello che vado a digitare all'interno del progetto. Un testo è un normalissimo testo, appunto, che resta fisso e quindi non può essere modificato, non è dinamico. Quindi quello che vado a fare adesso, quindi ragazzi, mi reco nella scheda crea e vado a realizzare dei testi sulla parte sinistra. Nella prima riga voglio inserire la formazione sul tipo di disegno, quindi il valore del testo sarà testo. Vado a ridimensionare la casella, magari a scegliere una dimensione più piccola, che in questo caso non ho a disposizione, ma posso recarmi in modifica del tipo, duplicare la famiglia di testo e magari inserire qui come dimensione, ci riferiamo ovviamente al nome, ancora non abbiamo modificato l'altezza del testo, 6 mm, e qui sotto dimensione del testo, parametro dimensione del testo, vado a digitare 6 e a confermare la modifica. Questo valore qui, vedete, dovrebbe andare bene. A questo punto vado a realizzare altri testi nelle righe inferiori, nello specifico posso copiare anche il testo che ho appena realizzato in modo da allinearmi con le righe sottostanti, e vado a questo punto nella riga inferiore a inserire scala metrica, per esempio, potrebbe essere un parametro molto utile, scala metrica. Vado poi a inserire qua disegnato da, dimenticato i
due punti, questa è una cosa, un dettaglio che potete inserire o come non potete inserire, disegnato da, controllato da, e altri parametri potrebbero essere, per esempio, potremmo aggiungere per esempio progettato da, quindi direi con questa casella qui, progettato da, più che controllato forse ha più senso inserire approvato da, e potremmo inserire per esempio anche l'indicazione legata a data ed ora della realizzazione della tavola. Data, ora forse è eccessivo, però si tratta semplicemente di un esempio, data e ora. Perfetto. Ragazzi, stavo pensando che progettato da potremmo poi eventualmente piazzarlo qui in alto insieme al nome del progetto, quindi progetto, progettato da, quindi vado ad eseguire questa modifica, posso piazzarlo qui in questo punto, quindi gli altri testi possiamo disporli qui in basso e vado a liberarmi di questa linea qui in alto. A questo punto non devo fare altro che inserire i testi etichetta, quindi mi reco nella scheda crea, testo etichetta e vado a cliccare in un punto qualsiasi dell'area di modello e vado ad inserire, per esempio, vado a selezionare ovviamente il campo tavole e vado a cercare un parametro che possa riferirsi, per esempio, al tipo di tavola. Quindi possiamo, per esempio, inserire nome della tavola, oppure sì, nome della tavola va benissimo, quindi vado a spostare questo parametro con questo simbolo qui di questa freccia verde all'interno dei parametri testo etichetta. Valore di esempio posso lasciare il nome della tavola, tanto verrà sostituito dal valore all'interno del progetto, dal valore, dal nome della tavola, appunto. Vado a confermare l'operazione, vado anche in questo caso a ridimensionare la casella di testo e vado a scegliere, anche in questo caso, vado a modificare il tipo e vado a duplicarlo, rinominarlo in 6 mm o 5 mm, come volete, e vado a cambiare la dimensione del testo da 8 a 5 mm appunto, e anche in questo caso lo sfondo del testo lo voglio trasparente. Confermo l'operazione e un'altra cosa che andrò a fare sarà allineare, quindi allineamento orizzontale, sul lato destro della casella di testo, in modo da poi piazzare il parametro in questo punto qui. Vado a disporlo un po' più in basso in modo da allinearlo con la linea e sono soddisfatto col risultato che ho ottenuto. A questo punto procedo, ragazzi, con gli altri testi etichetta, quindi mi leggo la scheda crea, testo etichetta, e andrò ad aggiungere cosa manca? Scala metrica però probabilmente dovremo qui realizzare un parametro condiviso perché non è presente all'interno di parametri di sistema per le tavole nessun parametro che si riferisca alla scala metrica del disegno, quindi procedo con disegnato da, vediamo un po' un attimo dove riusciamo a trovarlo, mi dispongo nella categoria tavole, quindi disegnato da probabilmente nella D in ordine alfabetico, disegnato da, eccolo qui, disegnato da, anche in questo caso andrò a scegliere come testo etichetta 5 mm, scusate, dovevo prima selezionarlo e poi cambiare il tipo. Anche in questo caso andrò a dispormi con allineamento orizzontale a destra, in modo da allineare, vedete, i due testi etichetta. Procedo con la copia del testo etichetta, è anche un'altra possibilità che avete. Quindi mi dispongo su questo punto di riferimento e copio sostanzialmente gli altri testi etichetta. Abbiamo detto però che scala metrica andremo a realizzare un parametro condiviso. Quindi approvato da, seleziono il testo etichetta, lo modifico, tolgo il parametro disegnato da e in questo caso ho bisogno di approvato da, quindi mi dispongo nella categoria tavole,
approvato da, lo inserisco all'interno dei parametri testo etichetta, confermo l'operazione e lo stesso andrò a fare per data e ora. Quindi modifico il testo etichetta, scelgo la categoria tavole e data ed ora lo inserisco all'interno del parametri testo etichetta e tolgo invece disegnato da. Anche in questo caso andrò a ridimensionare la casella di testo in modo che tutto sia incluso all'interno della riga. Un'altra cosa che manca, ragazzi, è il testo etichetta per progettato da, quindi prendo sostanzialmente uno dei testi etichetta che ho realizzato qui in basso, vado a copiarlo verso l'alto, cambio in questo caso, non c'è bisogno di cambiare allineamento, voglio renderlo allineato a destra, come in questo caso, e vado a modificare il testo etichetta togliendo il parametro nome della tavola e aggiungendo invece progettato da, quindi mi reco nella P, progettato da, lo inserisco all'interno dei parametri testo etichetta e vado a confermare l'operazione. Benissimo, quindi vado ad inserire anche un testo etichetta per il nome del progetto, seleziono la categoria tavole e mi reco nella N, nome del progetto, lo inserisco all'interno della casella, ok, e vado a ridimensionare anche in questo caso la casella di testo. Allineamento orizzontale a sinistra va più che bene, dispongo il testo etichetta in questo punto qui. Per quanto riguarda scala metrica, ragazzi, come vi dicevo prima, quello che andremo a fare sarà realizzare un parametro condiviso che poi all'interno del progetto inseriremo nei parametri di progetto, anche in questo caso come parametro condiviso, in modo che da poter visualizzare questo parametro scala metrica all'interno della tavola ogni volta che andremo a cambiarlo. Ve lo mostro subito come possiamo fare. Quindi mi reco all'interno della scheda gestisci e vado qui alla voce nel gruppo impostazioni, voce parametri condivisi, vado a realizzare un nuovo parametro condiviso. Nel caso specifico non utilizzo questo file di testo che è già esistente, ma vado a crearne uno nuovo. Quindi vado a salvare sul desktop il mio nuovo file di testo. Ragazzi, i parametri condivisi vengono salvati sempre in un file .txt e sono parametri sostanzialmente che poi possono essere richiamati ogni volta che abbiamo bisogno, quando si tratta per esempio di un parametro che mi serve sia per annotare una porta, e lo stesso parametro, diciamo, lo voglio inserire all'interno di un abaco. Si chiama parametro condiviso proprio perché può essere condiviso appunto da vari tipi di elementi. In questo caso, nell'esempio che ho appena fatto, da un'etichetta per la porta e da un abaco, per esempio. Ma vediamo subito di cosa si tratta. Quindi vado a rinominarlo in Narquitz parametri condivisi Cartiglio, per esempio. Vado a salvare il file di testo, vado a realizzare prima un nuovo gruppo. Ogni volta che creo un parametro condiviso devo realizzare prima un gruppo all'interno del quale possono essere presenti anche altri parametri condivisi. Io lo rinomino in tavole, per esempio, tavola, e vado poi a creare il parametro di cui ho bisogno. In questo caso si tratta di un parametro di tipo testo e disciplina possiamo lasciare comune e vado qui a inserire il nome del parametro, scala metrica. Vado a confermare l'operazione, confermo ancora una volta e adesso nel momento in cui dovessi creare un testo etichetta posso qui in basso dire a Revit di creare un nuovo parametro che in realtà è stato già creato, devo semplicemente selezionarlo e vado a scegliere scala metrica. Confermo ancora una volta l'operazione, scala metrica comparirà all'interno della mia lista e vado poi a inserirlo nella casella parametri testo etichetta. Confermo l'operazione, a questo punto non devo fare altro che adattare la casella, cioè ingrandire la casella di testo, scegliere allineamento a destra e allineare il testo etichetta scala metrica rispetto agli altri testi etichetta. Ragazzi, siamo quasi pronti per inserire il nostro cartiglio all'interno del progetto e verificare come è possibile inserire valori nei vari parametri che abbiamo aggiunto.
Quello che vado a fare ancora come ultima cosa è aggiungere il logo di Narquist all'interno del cartiglio e inserire ancora un offset di circa un centimetro o 50 millimetri, diciamo, quindi 5, scusate, ehm, di un centimetro o di mezzo centimetro all'interno dell'area in cui inseriremo le viste. Quindi mi reco nella scheda vista, scusate, inserisci e vado a inserire, ad importare un'immagine. Nel caso specifico inserirò, come detto, il mio logo, quindi vado a scegliere, vediamo un po' cosa abbiamo qui, vado a scegliere il logo circolare, questo qui in basso, vado ad inserirlo all'interno della tavola e vado a ridimensionare il logo con il comando scala, quindi mi dispongo su questo punto qui dell'immagine, come riferimento prendo l'altro punto sull'altra diagonale e vado a scalare il mio logo. Ragazzi, dovete un po' giocare con le dimensioni, quindi vado a ridimensionare, ad adattare un attimo il logo rispetto alla dimensione del cerchio, quindi utilizzo di nuovo il comando scala. Benissimo ragazzi, a questo punto non faccio altro che bloccare la mia immagine in modo che non possa essere più spostata accidentalmente e ci siamo quasi. A questo punto ragazzi vado ad utilizzare ancora una volta il comando offset prima di inserire la tavola all'interno del progetto, vado a scegliere qui come valore 3 mm e vado a realizzare un offset di questo tipo sulla parte interna, diciamo, dell'area dove inserirò le mie viste. Poi col comando riduce e stegni elementi vado a correggere ancora una volta queste imperfezioni in questo modo qui e in questo modo qui. Poi mi reco qui nella sezione file ragazzi, andrò ad aprire un progetto esistente, quindi progetto biblioteca, vado a scegliere questo progetto qui. Poi mi reco nuovamente nella file di famiglia del cartiglio che ho realizzato, lo salvo perché finora non l'abbiamo ancora salvato, sul desktop, cartiglio Narquist A2, vado a salvarlo e vado a dire a Revit di caricarlo all'interno del progetto. Perfetto, ovviamente in questa vista non può essere visualizzato perché questa è una vista di pianta. Dovremo recarci qui nel browser di progetto sotto la voce tavole, tasto destro e dire a Revit di creare una nuova tavola. A questo punto non faremo altro che scegliere cartiglio Narquist A2 che è proprio la famiglia che abbiamo realizzato poco fa e dire a Revit di aprirla. Adesso non devo fare altro che inserire delle viste all'interno della tavola, quindi andrò ad inserire per esempio questa vista del piano terra all'interno dell'area dedicata ai disegni, quindi la dispongo in questo modo qui. Forse potrei inserire anche una sezione prospettica, vediamo un po' se riusciamo con lo spazio, va benissimo. Andrò ad inserire anche una vista 3D qui all'interno del cartiglio, diciamo che è molto rappresentativa, diciamo, del progetto. Quindi andrò a scegliere una scala un po' più piccola, quindi 1 a 500 dovrebbe bastare. Vediamo un po' se con lo spazio riusciamo. Perfetto. E poi in questa zona qui potremo magari o aggiungere eventualmente a posteriori una leggenda oppure realizzare una sezione trasversale di questo tipo qui e nella scheda qui nel browser di progetto sezioni, rivado all'interno della tavola, inserire la sezione all'interno di quest'area. Quindi vado a scegliere magari anche in questo caso 1 a 500 e magari anche con un livello di dettaglio più alto, anche se non è necessario, attivare magari la visualizzazione delle ombre e diminuirne un po' l'intensità, forse sotto illuminazione fino al 10%, vediamo un po', molto meglio. E in questo caso anche magari spegnere la visualizzazione dei livelli. Vediamo un po' cosa otteniamo. Benissimo. Vado poi a piazzare la sezione in questa zona qui. E vado anche a spegnere forse i ritagli di vista, non ne ho bisogno.
E ragazzi, siamo pronti, magari anche in questo caso, a riposizionare la vista e la prospettiva. Benissimo. A questo punto, ragazzi, volevo mostrarvi come è possibile aggiungere i valori all'interno dei testi etichetta. Benissimo, per fare in modo che tutti i parametri di test, tutti i testi etichetta che abbiamo inserito all'interno del cartiglio riescano a mostrare il valore che in realtà vogliamo, dobbiamo recarci. Allora, per quanto riguarda il nome del progetto, nella scheda gestisci sotto il gruppo impostazioni abbiamo qui informazioni di progetto. Qui andremo a inserire il valore sotto nome del progetto e nello specifico biblioteca nazionale. Benissimo. Sotto progettato da andrò il parametro progettato da lo trovo all'interno della finestra delle proprietà progettato da, andrò a inserire Narkwitz. Lo stesso valore andrò ad inserirlo sotto il parametro disegnato da e approvato da. Perfetto, vedete i vari testi etichetta che abbiamo inserito all'interno della famiglia mostrano adesso il contenuto esatto, quindi progettato da Narkwitz, disegnato e provato da Narkwitz, nome del progetto Biblioteca Nazionale. Il nome della tavola lo trovate anche in questo caso sotto i parametri della finestra delle proprietà. Nome della tavola, vado ad inserire qui piano terra / prospettiva. Vedete il parametro adesso mostra anche in questo caso il contenuto corretto. Per quanto riguarda, ragazzi, scala metrica, vedete nel momento in cui seleziono il cartiglio è l'unico ad avere un punto interrogativo, questo perché dobbiamo ancora inserire il parametro condiviso all'interno del progetto. Un'altra modifica che andrò a fare prima di dedicarmi a scala metrica è cambiare il parametro, il testo etichetta date ora, visto che quello che abbiamo inserito in realtà si riferisce all'inserimento, riporta la data e l'ora dell'inserimento del parametro all'interno del cartiglio. Quindi rivado all'interno del cartiglio nuovamente. Se l'avete chiuso non vi occorre fare altro che selezionare il cartiglio e modificare la famiglia, io l'ho lasciato aperto, e andrò a selezionare il testo etichetta qui presso date ora, a modificarlo, a togliere il parametro date ora e in realtà ad inserire il parametro data di consegna della tavola. Lo inserisco all'interno della casella dei parametri testo etichetta, confermo l'operazione e carico la famiglia nuovamente all'interno del progetto dicendo a Revit di sovrascriverlo. A questo punto non devo fare altro che selezionare il cartiglio o semplicemente non selezionarlo, tanto i parametri vengono visualizzati ugualmente, recarmi sotto il parametro data di consegna della tavola e inserire la data attuale, quindi 29/03 2024 e vedete anche in questo caso il parametro è stato attualizzato. Un'altra piccolissima modifica è modificare il testo, in realtà ora non ci interessa, quindi rivado all'interno della famiglia e clicco 2 volte sul testo e vado a modificarlo in data consegna tavola. Ancora una volta ricarico la famiglia all'interno del progetto e la sovrascrivo. L'ultima modifica, ragazzi, è inserire il parametro condiviso scala metrica all'interno dei dati di progetto, quindi mi reco nella scheda gestisci gruppo impostazioni e clicco sul comando parametri di progetto. A questo punto voglio realizzare un nuovo parametro, in realtà più che realizzarne uno nuovo devo caricare il parametro condiviso che ho realizzato, che ho creato all'inizio del tutorial. Quindi mi reco sul parametro condiviso e dico in realtà a Revit di selezionarne uno esistente perché lo abbiamo già. Scala metrica, confermo l'operazione e dico a Revit, ancora un'ultima cosa, di far apparire questo parametro condiviso per quanto riguarda le categorie tavole. Confermo l'operazione, confermo nuovamente l'operazione e a questo punto, ragazzi, vedete, scala metrica adesso mi appare come parametro all'interno della finestra delle proprietà per la mia tavola A105 piano terra prospettiva. Quindi non devo fare altro che inserire 1 a 100, mi pare che fosse la scala metrica della pianta, possiamo verificarlo a 1 a 200
e non devo fare altro quindi che a questo punto modificare la scala in 200. E ragazzi, adesso non dovrete fare altro che recarvi nella scheda file e stampare il vostro PDF. Eventualmente il mio consiglio sarebbe quello di in realtà di non stampare direttamente da Revit, ma semplicemente esportare la vostra tavola in formato PDF, semplicemente perché avete qui nella finestra di dialogo di esportazione PDF più controllo sulle varie proprietà del file PDF che verrà poi esportato. Ragazzi, anche con questo video tutorial siamo giunti al termine, spero che vi sia piaciuto, questa è una richiesta di uno di voi. Se avete delle domande vi prego di scriverle nei commenti, ragazzi vi prego di lasciare un mi piace al video nel caso in cui l'abbiate trovato interessante e noi ci risentiamo nel prossimo tutorial. Ciao!